Ok, quindi iniziamo con il calcolare il dominio di questa funzione. Di nuovo la cosa più opportuna da fare è un attimo riscriverla, perché il mio denominatore è uguale a che cosa? Intanto raccolgo una x e quindi ho x alla seconda meno 10x più 25 e mi accorgo che quello che c'è in parentesi a questo punto è un quadrato di binomio, perché è esattamente x meno 5 alla seconda. Ok, a questo punto chiedersi quando è che il denominatore sia diverso da 0 equivale a chiedersi quando questo sia diverso da 0, e questo ci dà subito la risposta, perché sicuramente x deve essere diverso da 0, ma anche questa parentesi al quadrato deve essere diversa da 0, ossia x meno 5 tutto al quadrato diverso da 0. Ma quando è che un quadrato è diverso da 0? Un quadrato è diverso da 0 solo quando il suo argomento, ossia quello che c'è dentro, è diverso da 0, e questo vuol dire x diverso da 5, e in questo modo siamo arrivati alla conclusione che x deve essere diverso sia da 0 sia da 5. E quindi questo ci dà già un'informazione su quelle che potrebbero essere le intersezioni, e ci rendiamo conto già da questo discorso che non ci possono essere intersezioni. Perché? Perché se io volessi y uguale a 0 è impossibile, perché io dovrei andare a risolvere questa frazione, cioè 0 uguale a 1 fratto, non mi interessa neanche quello che c'è qui sotto, perché nel momento in cui una frazione deve essere uguale a 0 è il numeratore che deve essere uguale a 0, ma 1 non potrà mai essere uguale a 0, e quindi sicuramente qui non ci sono intersezioni. L'altra casistica sarebbe dire x uguale a 0, ma abbiamo appena detto dalle condizioni di esistenza che x non può essere 0, e quindi non ci sono intersezioni con gli assi per questi motivi. Quindi rimane da studiare il segno. Ok, supponiamo adesso di voler studiare il segno della mia funzione. La mia funzione si presenta nella forma 1 fratto x che moltiplica x meno 5 al quadrato, abbiamo detto. Ok, io voglio capire quando è che questa cosa è maggiore di 0. È chiaro che dire che questa frazione è positiva equivale a dire soltanto quando il denominatore di questa frazione è positivo. Perché sto trascurando il numeratore? Perché il numeratore tanto è sempre positivo, e quindi il suo segno non va ad influire in alcun modo con quello che io devo fare. A questo punto guardo bene che cosa c'è dentro questo studio da fare, e mi ritrovo che questo oggetto qui è un quadrato. Ma un quadrato quando è che è positivo? Un quadrato è sempre positivo tranne quando si annulla. Quindi il segno di questa cosa a me non interessa, non lo studio proprio, mi conservo, mi riservo e dico ok, deve essere sicuramente x diverso da 5, perché un quadrato è sempre positivo, sempre, è sempre maggiore di 0, tranne se fosse x uguale a 5, che sarebbe identicamente uguale a 0, perché avrei 5 meno 5 che fa 0, e quindi non è più maggiore strettamente di 0, mentre qui la domanda è chiedermi quando è che questa roba è maggiore strettamente di 0. Ok, quindi ho dedotto che x deve essere diverso da 5 e mi libero di questa cosa. Rimane soltanto che x deve essere maggiore di 0, quindi deve essere x maggiore di 0 ma allo stesso tempo x diverso da 5. Quindi vuol dire che se dovessi fare una discussione grafica, sicuramente questa è la situazione, cioè prima di 0 a questo punto sarà negativa, e dopo 0 la funzione sarà positiva, tranne quando becca il valore 5, dove evidentemente magari solo per quel valore diventerà positiva. Però ora non ci serve fare una discussione grafica, perché appunto siamo riusciti a rispondere alle due domande, cioè y maggiore di 0 quando x è maggiore di 0 e x diverso da 5. E allo stesso modo abbiamo calcolato anche il dominio, e quindi posso dichiarare questo esercizio concluso.